Buongiorno classe. Allora, ci risiamo. Qualche giorno fa ho fatto uscire un video sul Homo longi, l'uomo trovato in Cina, che cambiava tutta la mappa della nostra conoscenza sugli antichi esseri umani, perché di fatto si metteva in mezzo, diciamo, alla storia recente, cioè all'Homo sapiens e alla sua evoluzione. Benissimo. Adesso in Israele, nella località di Nesher Ramla, hanno trovato un altro essere umano e hanno chiamato con un'originalità fantastica Homo Nesher Ramla, che vuol dire due cose. Primo, che il ritrovatore non conosceva il latino. Secondo, che quelli che trovano gli animali, che gli danno dei nomi, nonché delle piante, hanno una fantasia scarsissima ma una capacità enorme di rovinare la vita di chi deve imparare i nomi delle creature che scoprono. Per cui Homo Nesher Ramla si piazza in questa zona del cosiddetto Levante e non ci sta a far nulla. Allora, questa creatura aveva denti simili abbastanza ai nostri, una struttura cranica non perfettamente uguale, anzi più simile da quello che sembra a quella un po' più arcaica, un po' più simile a Neanderthal che a noi da questo punto di vista. Usava strumenti abbastanza avanzati, di sicuro sapeva usare il fuoco, lo usava per riscaldarsi, per arrostire, quindi usava il fuoco come l'Homo sapiens, come Neanderthal. Usava diversi strumenti simili anche questi a quelli dei sapiens e dei Neanderthal, insomma era tutto fra un sapiens e un Neanderthal. L'unica caratteristica che non ci sta a fare niente è che viveva in Israele. Ora, perché era lì? Mi spiego. I ritrovamenti risalgono a circa 140.000 anni fa di queste ossa, però il sito da cui provengono fa datare il tutto a circa 400.000 anni fa, cioè circa 400.000 anni fa queste terre di Israele erano abitate da questa specie umana. Ma se questo è vero, quindi i Neanderthal, che quasi di sicuro provengono da questo Homo, o comunque sono molto imparentati con questo, non vengono dall'Europa allora. Fino adesso noi sapevamo che venivano dalla zona, salendo dalla Spagna, derivavano dalle creature che vengono chiamate anche queste con un nome terrificante, Homo heidelbergensis, perché lo scopritore gli piaceva Heidelberg e quindi ha questo nome facile da imparare a scrivere e a ricordare, e si sapeva che dall'Homo heidelbergensis in Europa poi si era evoluto il Neanderthal, invece non è così, perché se questa specie ha 400.000 anni, allora vuol dire che forse il Neanderthal viene da qui, perché questi sono molto più simili ai Neanderthal dell'Homo heidelbergensis, che pure è stato ritrovato in Europa e che risale a circa 400.000 anni fa. Allora, che significa? Significa che ancora non ne sappiamo niente. Significa che ogni volta che facciamo una scoperta di questo tipo ci cambia tutto il paradigma. Adesso vuol dire quindi che l'Homo sapiens è passato di qui, dal Levante, per spostarsi poi in Europa? È molto probabile. È molto probabile che 200.000 anni fa circa Homo sapiens abbia convissuto con Homo Nesher Ramla, e che quindi se Neanderthal è imparentato con questo, Homo sapiens è imparentato con questo, forse non c'è stato il percorso dalla Spagna all'evoluzione dell'Eidelbergensis, per quanto fino ad ora tutto sembrava far tornare lì i casi. Una cosa è sicura, in un certo periodo ci si sono trovati sulla Terra tantissime specie di Homo, tantissime, perché anche nelle ultime centinaia di migliaia di anni, quindi non sto parlando di all'origine quando c'era l'Australopithecus, sto parlando proprio genere Homo, quindi stiamo parlando intorno ai 130-100.000 anni fa, in tutta la Terra si trovano oramai tantissime specie, dall'Homo longi in Cina, all'Homo denisova in Russia, all'Homo florensis in zone dell'India, all'Homo sapiens, all'Homo di Neanderthal, Homo neanderthalensis in Europa, Homo sapiens che dall'Africa a quanto pare cominciava a vivere anche in Europa e nelle altre parti, probabilmente altre specie che ancora non conosciamo o di cui sappiamo poco. Tutto questo insieme fa pensare che Homo sapiens si sia incrociato con tante di queste creature e che probabilmente abbia in qualche maniera partecipato alla loro scomparsa, perché altrimenti è molto strano che sia l'unica specie sopravvissuta e tutte le altre siano state cancellate dal miracolo, perché di fatto perché sono scomparsi tutti gli altri e è rimasto solo uno?
Vi lascio con questo dubbione e spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciare un mi piace. Grazie classe e alla prossima!